Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come realizzare uno skin tone fantasy viola scuro. Useremo come modello questo mezzo busto femminile stampato in resina, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Come primer ho usato il nero Molotov, di cui vi ho parlato in altri video, che è leggermente satinato. Proprio questo finish ci permette di individuare velocemente i riflessi delle zone da illuminare ed è quindi un ottimo accorgimento per quando si è in difficoltà in questa fase. Basterà scegliere l'inclinazione voluta spostando la lampada per fare una foto e tenerla come reference. Laddove vediamo i riflessi più chiari saranno i punti da illuminare di più e quindi sbagliare sarà davvero difficile. Per ottenere un incarnato viola scuro veramente saturo e intenso, dobbiamo partire da un viola altrettanto carico. Quello perfetto in questo caso è il Violet Chimera, un colore veramente pazzesco. In caso non ne disponessimo, basterebbe fare un mix tra blu e magenta. Unendoli insieme, regolando di volta in volta la quantità fino ad ottenere il punto di viola desiderato, riusciamo ad avere un colore praticamente identico. L'importante è usare colori privi di bianco, quanto più vicini ai primari possibile, altrimenti risulterà un colore smorto e molto lontano da quello che vogliamo oggi. Se infatti prendiamo un colore già pronto, che ha all'interno molto bianco, vediamo una differenza davvero incredibile. Con un pennello grande cominciamo quindi a stendere il colore di base. Se ci rendiamo conto di averne bisogno, ricordiamoci di fare la foto come reference prima di cominciare a stendere il colore base, perché quest'ultimo coprirà i riflessi marcati. Partiamo quindi stendendo uno strato viola scuro su tutta la pelle scoperta. Trattandosi di un colore scuro su base scura si vedrà poco, ma è un passaggio che ci serve per costruire meglio i volumi e coprire del tutto il primer, che non andrebbe mai lasciato in vista. Nel caso stessimo invece usando un primer zenitale, lo andremo a posizionare solo nelle ombre, come vi ho mostrato nello scorso video. Per far sì che diventi più visibile, dobbiamo schiarirlo, quindi con l'avorio, che lascia un minimo di calore in più del bianco, ne creiamo almeno un paio di tonalità più chiare. Con la più scura tra quelle create, che già si vedrà molto di più del passaggio precedente, cominciamo a segnare tutti i punti che prendono luce, quindi il naso, gli zigomi, la fronte e la spalla rivolta verso la fonte di luce. Si tratta di una fase di sketch, quindi è normale che abbia un aspetto grezzo al momento. Con un punto di viola appena più scuro, a metà tra quello usato e la base, andiamo a creare una sorta di contorno alle zone chiare appena segnate e poi anche a ripassare su tutte quelle aree rimaste scurissime, che altrimenti creerebbero un contrasto troppo forte. Se troviamo abiti o altri oggetti adiacenti a zone di luce, è bene sempre creare un leggero e sottile profilo di ombra per separarli tra loro. Come ulteriore step di luce, almeno per il momento, usiamo quel mix più chiaro, che si noterà molto di più del precedente grazie alla grande percentuale di avorio, e ci collochiamo all'interno delle aree segnate precedentemente, sempre creando una specie di sketch. Per evitare spessori indesiderati causati dai troppi strati di colore, meglio usare i colori pieni e coprenti, ma mai secchi, così da averne il controllo e poter passare il minimo indispensabile. A questo punto riprendiamo il mix di prima e ammorbidiamo i contorni, lavorando ancora per step, ma cercando di rendere armoniose e morbide le forme dei lineamenti. Volendo quindi sfumare meglio i passaggi, lo alleggeriamo a velatura, quindi partendo dal nostro colore chiaro, pieno e coprente, aggiungiamo una minuscola percentuale di acqua, immergendo nemmeno 1 mm la punta nell'acqua, eliminando il grosso dalle setole e rimanendo con una velatura chiara. Questa la useremo per coprire gli stacchi, partendo dal colore scuro e riportandolo a casa in quello chiaro.
Nelle aree più ampie potrebbero volerci più step cromatici che facciamo creando semplicemente gradazioni intermedie di viola o passando più volte una volta che però sarà asciugata la precedente. Un errore che si fa spesso in questa fase è di perdere di vista le ombre, le luci e il mezzotono a forza di sfumare. Quindi se abbiamo paura di sbagliare è utile fare una foto anche in questa fase e tenerla sempre come riferimento. Arrivati al grado di sfumatura desiderato, prima di inserire qualche ulteriore luce più intensa, soffermiamoci un attimo nell'aggiungere alcuni dettagli. In questo caso ho deciso di usare un color bronzo, più neutro di un color oro, ma comunque con una componente gialla che ben contrasta il viola. L'ho usato per tutti i gioielli e i decori del vestito, oltre a qualche ulteriore dettaglio sul viso per caratterizzare meglio il personaggio. Per dare più luce a questi accessori ho deciso di schiarire il color bronzo con l'argento. L'incarnato così scuro è sempre meglio metterlo a contrasto con accessori e dettagli chiari, così che possano spiccare al meglio e mettersi in risalto a vicenda. Schiarire con l'oro sarebbe stata un'altra opzione, ma con un incarnato così carico è bene stemperare con elementi un po' meno saturi. A questo proposito ho poi deciso di dipingere anche il vestito con un tessuto chiaro e per completare il modello ho deciso di inserire, come dicevamo prima, alcuni punti di ulteriore luce sul viso. Basterà riprendere il mix di viola e avorio, appena più chiaro di quello usato prima, per creare dei punti più luminosi e creare una sorta di satinatura sul viso, nei quali si concentrerà tutta la luce. In questo modo creeremo anche un ulteriore step di volume. Io come sempre spero che anche questo esempio vi sia stato utile per le vostre miniature. Vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora siate creativi.